Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Acquario, tendenze energetiche generali per la prima metà di luglio 2024. Amici dell'Aquario, periodo di rinascita. Quando c'è la carta della morte si parla sempre di un qualche cosa che termina per dare il passo a qualche cosa di nuovo. Potrebbe essere qualche tipo di atteggiamento, qualche tipo di modo di pensare, magari un cambio nel proprio stile di vita, oppure anche potrebbe essere la fine di qualche situazione o di qualche relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come dico sempre, le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, trovate il link alle previsioni per il primo e per il secondo semestre del 2024, quindi quelle semestrali, e poi ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, ok, partiamo subito forti con un asso di bastoni. La carta del diavolo. Queste sono troppe. Asso di denari. Sette di denari. Sette di coppe. Quattro di coppe e 4 di spade. 1 1 7 7 4 4. Magari per voi sono importanti questi numeri nei prossimi 15-20 giorni. Allora ragazzi, devo dire che qui è come se ci fosse una sorta di inizio che però non inizia, come se ci fosse un po' di titubanza. Andiamo a vedere carta per carta, però quando c'è un asso di bastoni è perché c'è come un'azione di tipo determinata, c'è proprio come un movimento in avanti da qualche parte. Andiamo a vederlo. Può essere anche un incontro intimo. Vi ricordo che queste letture sono generiche, possono riguardare sia il lavoro che la famiglia che l'amore. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante, poi vi darò come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Poi, se volete nello specifico ascoltare le previsioni sulle relazioni, perché avete qualcuno in mente, perché siete fidanzati, insomma, le relazioni romantiche usciranno il prossimo giovedì. E poi per quello che riguarda i single, il lavoro e le relazioni, diciamo, familiari o di amicizia, ci saranno altre 3 letture, avranno le 3 scelte, ok? Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Imperatore e ruota della fortuna, ma wow! Allora, qui pare esserci un personaggio, questo imperatore, che inizia un qualche tipo di movimento se vi impersonificate, se vi immedesimate con l'imperatore, oppure potrebbe essere una persona vicino a voi con la quale c'è un qualche tipo di inizio, un qualche tipo di, sì, mi viene da dire nuovo inizio, un'occasione importante, una cosa per lo stile. Andiamo a vedere il diavolo però, perché è quello che mi preoccupa un po' di più di tutta la lettura.
Regina di spade. Uh, 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 uh. Fante di spade, diavolo nuovamente, 9 di spade, eremita, mamma mia ragazzi. E qui ho come la sensazione che questo diavolo parli di controllo, condizionamento, come se ci fossero delle schiavitù. Vi dico, regina di spade e fante di spade al contrario, qua si parla di, e c'è anche il diavolo qui tra l'altro, di un forte condizionamento, una forte schiavitù che si potrebbe percepire nella prima settimana di luglio. Potrebbe essere il fatto che non riuscite a vedere chiaro, non riuscite a vedere per voi. È come se ci fosse qualche questione un po' spinosa da dover affrontare. Vi dico, per qualcuno è la tentazione con una persona che potrebbe già essere sposata, ma è come non riuscire a togliersi dalla testa questa persona. Andiamo a vedere l'asso di denari. Ragazzi, quando c'è il diavolo, soprattutto con tutte queste spade, si potrebbe parlare anche di qualche tipo di raggiro, raggiro mentale. Asso di denari per spiegare l'asso di denari e 8 di coppe che è l'arcano minore dell'eremita che avete già qui. Io credo che qui la questione sia iniziare qualche cosa per conto vostro. Sento come se qui potesse esserci un'azione, un movimento da parte di qualcuno che però alla fine sì vi dà una mano da un lato, ma dall'altro vi condiziona. È un po' come dire ti aiuto io, ma devi fare come dico io. Ok, quindi sì, l'aiuto arriva, però poi vi vincola, vi condiziona. E qui sento che avreste un po' bisogno invece di trovare voi la vostra strada. Oppure se fosse quella tentazione di cui parlavamo prima, è un po' come se doveste mettere voi il primo mattone. Andiamo a vedere 7 di denari. Cavaliere di bastoni. E 8 di spade. È come se ci fosse un'energia che prima viene verso di voi e poi ritratta. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Fante di bastoni e 2 di bastoni. Ho come l'idea che qualcuno potrebbe mettervi in testa delle strane idee su quanto bisogna fare per aiutare gli altri, quanto bisogna fare per riuscire a ottenere quella cosa lì, su quanto bisogna fare per mettere il primo seme. Però ragazzi, qui ho anche la sensazione che con questo 7 di coppe qualcuno potrebbe vivere una disillusione. Sì, ho come l'idea che all'inizio vi offrano un qualche tipo di aiuto, come se ci fosse un cambio magico tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, che poi tanto magico non è, perché poi abbiamo questo diavolo e ho come la sensazione che ci sia un momento dove vi sentiate soffocare, mi viene proprio da dire, dove non vedete alternativa, dove fate fatica a capire come muovervi. E qui il consiglio è andate per la vostra strada, mettete voi il primo mattone senza aspettare i movimenti degli altri.
Anche perché, ripeto, se aspettate i movimenti degli altri rimarrete delusi. Qui abbiamo questo 7 di coppe al contrario, come se cascassero le illusioni. E adesso andiamo a vedere anche il 4 di coppe. 6 di bastoni e 5 di bastoni. È come se qualcuno pensasse di aver perso quell'occasione e che il treno non passi più. Però io in realtà con questo 4 di spade alla fine sento che si tratta solo di prendervi un momento, quello che qui vi consigliavano e che rivedevamo nell'8 di coppe, di prendervi questo momento per voi, di ritiro, di introspezione. Penso che arrivi poi alla metà di luglio, adesso andiamo a vedere bene. Asso di bastoni, che interessante perché iniziamo con questa carta. È come se alla fine di questi 15-20 giorni, poi sapete che quando sentite il movimento dipende dalla decade in cui siete nati, però è come se alla fine questo andirivieni dell'altra persona, sia che sia una questione lavorativa, sia che sia una questione, qui la sento un po' più passionale se ve la devo dire tutta, però ognuno di voi applichi la lettura alla vostra realtà, io qui sento che tirerete poi voi i remi in barca alla fine del periodo. Otto di bastoni. Allora, vi devo dire, carte di taglio non è che ne vedo solo una carta di cambio qui che potrebbe far riferimento alla rigenerazione che c'è dopo la morte, quindi come se questo fosse un nuovo inizio, ma vedendo un po' l'andamento della lettura ho come la sensazione che la morte la potremmo piazzare più o meno giù di qua. Non perché effettivamente ci sia una rottura, ma più che tutto perché è come se ci fosse una sorta di caduta un pochettino delle illusioni, caduta di certi obiettivi un po' futili forse anche, no? Io qui sento che voi vorreste fare le cose a modo vostro, ma probabilmente in questo momento non avete ancora le forze, non avete la chiarezza mentale, magari qualcuno non ha le idee e quindi c'è questa tendenza ad appoggiarsi a questo imperatore, ma non è sano, nel senso che sento che vi vincola. Appoggiarvi troppo a questa persona è un po' come se vi vincolasse. L'imperatore può rappresentare un titolare, un compagno, una compagna, un partner o anche un padre. Ecco, avete bisogno di trovare voi quella che è la vostra strada. E qui infatti, appunto, ci saranno delle disillusioni, vi dirò. Secondo me il passo che vi aspettate da parte dell'altro non arriverà e nonostante questo avete un 6 di bastoni, c'è un po' come in queste due carte il riconoscere fin dove può arrivare l'altro, fin dove vi siete illusi voi, fin dove effettivamente le cose possono funzionare o in realtà stringono. È un po' come questo 4 di spade, il mi prendo il tempo di cui avevo già bisogno prima, ma che non mi prendevo, per fare chiarezza mentale, per capire cosa devo fare, perché c'è un asso di bastoni, c'è la voglia di fare, ma non si sa bene ancora da che parte andare. Vi dico, con l'otto di bastoni potrebbero arrivare anche delle comunicazioni interessanti e potrebbe essere a causa di quelle comunicazioni che decidiate un attimino di prendervi questo momento 4 di spade di rigenerazione, di revisione, mi viene da dire. Andiamo a vedere conosco. Nessuna cosa, è la carta del Papa. Nel mazzo di Osho la carta del Papa è molto bella perché è rappresentata come una lavagna nera, no? Per la serie siete voi che scrivete il vostro destino. Quante. Allora, nessuna cosa, armonia, la guida, me ne è caduta una, in realtà due,
guarigione e pazienza. Questo è un 7 di pentacoli, ce l'avete già qua come carta base. Ragazzi, qua il senso è un po', prima di scrivere il destino, mettetevi in armonia, piuttosto cercate una guida verso la guarigione, qui abbiamo il 4 di spade che è l'arcano minore della temperanza, con pazienza. Cioè io sento che qui è come se aveste bisogno di riscrivere un po' la vostra vita, ma da un punto di vista armonico. Cioè, cosa mi serve effettivamente, che cosa vorrei fare, cosa devo e cosa voglio, una cosa di questo genere. Andiamo a vedere un koan. Il vecchio stagno, una rana che salta. Plop. Che carina. Allora, questa carta, non so dove metterla perché sono piena di lucine, ci sono tutti i riflessi, ok. Questa carta, ragazzi, indica un po' il fatto che la vita va avanti, la vita si muove, nonostante le cose possano sembrare come in uno stagno, ferme, stagnanti, in realtà ad un certo punto c'è come questo movimento di questa rana che fa un balzo veloce in avanti, ok? E poi si sente il rumore. Quindi un po' come se vi dicessero non vi preoccupate se le cose sembrano un po' così, vedrete che si muoveranno. Vi dico, io qui ho la sensazione che il cambio possa essere bello, però fate attenzione perché il diavolo ha come questa sensazione che sia un po' troppo il devo controllare tutto, deve essere tutto perfetto, deve essere tutto in ordine, cose di questo genere che poi dopo un po' stressano. Va bene, amici dell'Aquario, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Se volete sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video o se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà scrivermi un'email oppure potete abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti io praticamente spiego argomenti di... allora, si chiama magia bianca, in termine diciamo pagano, e sono temi di metafisica fondamentalmente, cioè vi spiego come lavorare su di voi, sul vostro campo energetico, mentale ed emotivo per pulirlo e mano a mano, alzando le vibrazioni, prima cambiare voi dentro e di conseguenza poi cambiare la realtà che manifestate. Però se volete dare un'occhiata potete comunque controllare i titoli, sono le playlist che hanno la copertina lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!